Ciao a tutti, benvenuti su Minty Tarot. Oggi voglio mostrarvi questo mazzo che si chiama Tarocchi Celtici di Laura Tuan, una famosa autrice di mazzi di carte e studiosa di tarocchi, che viene pubblicato dalla De Vecchi Edizioni. A me piacciono molto tutti i mazzi e gli oracoli della De Vecchi, e come altri che ho, viene accompagnato da un cofanetto rigido con la chiusura magnetica, vedete? Bellissimo verde scuro e con questo disegno che è tipo quelle fibbie appunto di metallo che si ritrovano nei siti archeologici, no? Per opera dei Celti. Dunque, questo mazzo è abbastanza grande, come tutti quelli a cofanetto della De Vecchi, sono enormi, vedete, più di un palmo di mano, hanno una struttura abbastanza flessibile, sono più che carte plastificate, sono un po', a me sembrano di plastica proprio, un po' come quelli dello scrigno degli oracoli. Eh, Questo è appunto il dietro e viene accompagnato da un libro molto bello, molto ben fatto, dove si descrive un po' la storia dei Celti, del loro mondo magico, dei loro miti, varie storie dei vari paesi dove i Celti erano predominanti, tipo in Irlanda, poi la simbologia dei numeri celtici, il calendario lunare, quindi tutte le festività celtiche, poi la simbologia delle piante e poi la descrizione delle carte, una per una, al diritto e anche rovesciata e vari tipi di stese. È un libretto corposo e veramente ben scritto, ad opera ovviamente di Laura Tuan. Questo è un mazzo in realtà che è stato pubblicato più volte e regolarmente viene ripubblicato. Ehm, Vorrei citare anche il nome del disegnatore, della disegnatrice, Michela Meli, colei che fa i disegni delle carte, che sono veramente belli. Dunque, la struttura è simile a quella di un classico mazzo di tarocchi, sono 78 carte con 22 arcani maggiori e 56 minori. Ci sono 4 semi legati alle stagioni, quindi c'è il seme dell'estate, della primavera, dell'autunno e dell'inverno. Le carte degli arcani maggiori rappresentano le divinità del Pantheon celtico e le carte degli arcani minori hanno delle piante che rappresentano l'arcano. L'asso, diciamo la prima carta di ogni pianta, è diversa per ciascun seme perché è quella più rappresentativa della stagione di quel seme, però le altre sono uguali, si ripetono per 4 volte. Abbiamo le stesse piante, però il significato varia perché sono legati a una stagione diversa e quindi anche a un elemento diverso, perché l'estate viene legata al fuoco, l'inverno all'aria, eccetera, eccetera. Adesso ve le presento e capirete un po' meglio come funzionano. Comunque non sono tarocchi, nel senso non è possibile leggerli con il background, i significati che già si conoscono i tarocchi, vanno proprio imparati ex novo. Dunque, questo è il primo arcano maggiore, che è il dio Lug,
Qui è come vengono rappresentati gli arcani maggiori. Avete i significati, possono essere letti sia al diritto che al rovescio. Avete delle piccole parole chiave all'inizio e alla fine della carta in modo da ricordarvi il significato. La simbologia è abbastanza complessa, viene descritta accuratamente dal libro, per cui viene descritto perché questo personaggio ha questo serpente, a questo gallo, a questi animali vicino a sé, per esempio. Poi questo è il secondo arcano maggiore, che è Damona o Morrigan, e anche qui ci sono vari animali e piante che vengono associati al dio specifico. Gli arcani maggiori si riconoscono soprattutto perché hanno i numeri romani. E sono dei disegni estremamente belli, molto complessi, quindi secondo me è un mazzo che va studiato un po' a lungo, ecco. Non è intuitivo, va proprio fatto proprio con un lungo uso e diciamo una meditazione, diciamo una riflessione sul disegno e sulla simbologia presente nel disegno. Questo è il numero 13. Però sono veramente, veramente belli. E io adoro il mondo celtico e le piante. Quindi tutto l'esoterismo legato al mondo della vegetale a me piace molto. Del numero 19. Poi appunto il libro fa un po' la storia, descrive i vari dei del Pantheon e quindi uno si fa anche una cultura della civiltà celtica. E questo è l'ultimo arcano maggiore che proprio viene sottolineato nel libro, che sono considerati, diciamo, più importanti rispetto agli arcani minori, quindi prevalgono come significato, nel senso che influenzano gli arcani minori. E adesso iniziamo con la primavera. Come vedete, la primavera ha questo sfondo verde chiaro. Gli arcani minori iniziano subito con i numeri romani dal numero 23 in sequenza fino all'ultimo che è il 78. Quindi siccome l'ultimo arcano maggiore è il numero 22 in numeri romani, il primo arcano minore ha il numero 23. E questa è la ginestra, che è la pianta, l'asso, diciamo, del seme della primavera. E poi iniziano 12 carte che hanno le stesse piante però con disegni e simbologie diverse. E quindi questa è la betulla, numero 24. E anche gli arcani minori sono descritti molto bene nel libro, sia appunto al diritto che al rovescio, se li volete leggere rovesciate. Ci sono questi gnometti ogni tanto che compaiono nelle carte, che sono molto belli, e vari anche animali.
che sono appunto poi descritti nel libro, e il libro spiega anche perché appunto ci sono questi animali, questi esseri fantastici. E adesso iniziamo con l'estate, la cui pianta, che è nella prima carta del seme dell'estate, è l'edera, e inizia col numero 37, il seme dell'estate. Vedete che ha questo colore un po' più giallo. E poi invece le altre carte sono le stesse della primavera, quindi la betulla, meglio. Quindi insomma ci si fa una cultura della civiltà celtica, della simbologia esoterica delle piante, del Pantheon celtico, è molto, molto interessante. Anche chi magari si appoggia alla cultura celtica, per esempio, che so, studia la magia Wicca, che sono molto legati alla cultura celtica, secondo me potrebbe essere ehm, un bel mazzo da usare. Mm. E adesso iniziamo con l'autunno, che è rappresentato appunto da un'altra pianta che si chiama il pioppo bianco. Anche ovviamente per gli arcani minori avete significati al dritto e al rovescio, e delle parole chiave corrispondenti anche sulla carta, e ha questo tono un po' bruciato, marrone bruciato. Quindi non ci sono veramente dei personaggi come nei tarocchi, le figure di corte, ecco, non ci sono. È un po' più introspettivo. Ovviamente può essere utilizzato anche per la predizione, per il chiarimento di una situazione precisa, però ecco, non ci sono personaggi che possono rappresentare il consultante, la consultante, o persone della loro cerchia. Quindi è un po' diverso rispetto ai tarocchi, parecchio diciamo diverso, perché anche i significati sono completamente opposti. Non c'è appunto una numerologia corrispondente, non è legata alla numerologia nostra, perché appunto come si vede dal libro ci si basa sulla numerologia celtica, quindi è diversa. Lo trovate tranquillamente su Amazon. Questo è il sambuco. E adesso iniziamo con l'ultimo seme, che è relativo all'inverno, e ha questo colorino azzurrino, ed è il pino argentato, mi sembra, che è la carta che fa da asso in questo caso, e inizia col numero 65 fino al 78. E vediamo anche qui le stesse piante di prima, però con tutto un corredo di animali e di simboli e di esseri magici diverso, appunto perché si vuole legare la pianta alla stagione invernale e all'elemento dell'aria nello specifico, e così per gli altri semi.
non è un mazzo di facile comprensione, come ho detto prima, un po' si deve studiare, però insomma è estremamente affascinante secondo me. Veramente hanno fatto un bel lavoro. E questa è l'ultima, il Sambuco, numero 78. Qua. Bene, sicuramente lo utilizzerò per gli interattivi. È un po' difficile da mescolare come tutti questi tipi di mazzi della De Vecchi, però insomma si fa. Anche il dietro è estremamente bello ed elegante, secondo me. Allora, spero che vi sia piaciuto il video. Se comprate il mazzo, lo utilizzate, fatemi sapere se vi piace, cosa ne pensate. Sono veramente curiosa di scambiare un po' di opinioni con voi. Se vi è piaciuto il video vi invito a mettere il like, a iscrivervi al canale se non l'avete già fatto e soprattutto attivare la campanella in modo da non perdere i prossimi video. E noi ci vediamo presto. Ciao!